Posizione di guardia. Si parte sempre dalla posizione di guardia e la prima cosa che si fa è il disimpegno. Quindi disimpegno. Ora porto la spada con la punta verso l'alto. Chiaramente non eccedo perché sennò mi autocolpisco, giusto? Però porto la spada con la punta verso l'alto e lentamente, facciamolo lentamente, alzo le braccia all'insù fino più o meno a quando i miei gomiti non sono all'altezza dei miei occhi. La cosa importante in ogni caso è che l'elsa sia sopra la mia testa. Perché è importante che l'elsa sia sopra la testa e non davanti agli occhi? In questo modo noi continuiamo a vedere il nostro avversario. La cosa importante inoltre è tenere le braccia aperte. I gomiti non si devono chiudere, ma devono rimanere ben aperti. Sempre per lo stesso motivo non devo ostruire la mia visuale e devo continuare a tenere gli occhi fissi in quelli dell'avversario. A questo punto cosa devo fare? Devo colpire il mio avversario, sarà anche il momento, quindi passo avanti e scendo con la lama verso la testa del mio avversario. Il nostro bersaglio è proprio la parte superiore della testa, non è mai il volto, se no rischio di fare male al mio compagno. Con che parte della spada devo colpire il mio avversario? Con le ultime 4 dita della mia lama. Magari puoi fare una prova con un tuo amico. Se un tuo amico sta in posizione di guardia, tu devi riuscire a portare un fendente e ti accorgerai che se chiudi troppo la distanza è il rischio che la sua guardia ti infilzi oppure ti colpisca le mani. Quindi sempre la distanza giusta. Attenzione, quando la lama si abbassa per colpire la testa del nostro avversario, i nostri polsi non si abbassano, rimangono nella stessa posizione. L'elsa rimane sempre sopra la mia testa e i gomiti sempre aperti, ancora una volta per la stessa ragione, ovvero mantenere il contatto visivo con il mio avversario. Ricordiamoci sempre che stiamo impugnando una spada laser, non abbiamo bisogno di fare un fendente tipo kendo, anzi, riuscendo a fare un movimento rapido abbiamo anche la possibilità di andare proprio a pescare la testa del nostro avversario dietro la sua linea difensiva, dietro la sua lama. Attenzione, perché per scendere con la lama sulla testa del mio avversario, quindi andare a bersaglio, avrò necessità di aprire leggermente i polsi, le mani, nel senso che non posso tenerle troppo contratte perché altrimenti non riuscirò a scendere nel modo corretto. Perché questo? Perché se mantengo le mie mani come nella posizione di guardia sarò costretto a scendere con tutte le braccia per riuscire a colpire e questo è sbagliato perché finirò con i polsi di fronte alla mia faccia se non ancora più in basso. Come abbiamo detto invece dobbiamo sempre mantenere il contatto visivo con il nostro avversario, quindi aprirò leggermente i polsi e andrò a cercare la parte superiore della sua testa. Nel portare il nostro fendente ovviamente ci dovremo un po' avvicinare al nostro avversario. Posso scegliere di farlo o con un passo o con un mezzo passo. Chiaramente se voglio arrivare più vicino al mio avversario farò un passo intero, se no un mezzo passo. Attenzione, questo è uno sport di combattimento, quindi bisogna arrivare a contatto, quindi io la testa del mio avversario la dovrò toccare, non posso arrivarci soltanto vicino. Però è chiaro che qui allora si aprono una serie di tematiche, ovvero il controllo, come abbiamo già detto, no? Il controllo, non posso sfondare il cranio del mio avversario come se fosse un'anguria, ma devo arrivarci in maniera soffice, soft, devo toccare. È un tocco, basta toccare in questo sport e il mio colpo è andato a segno. Quindi facciamo un grande riassunto di come si porta un fendente. Dalla posizione di guardia c'è il mio disimpegno che abbiamo ben imparato a fare, alzo la lama, alzo i gomiti portando l'elsa sopra la mia testa, faccio il passo e mentre faccio il passo contemporaneamente, anzi meglio se arriva un pochino prima la lama, colpisco. Ecco, abbiamo descritto il movimento in step. È molto importante che tu faccia tutti questi step uno ad uno e tu riesca a interiorizzare ogni momento di questo percorso che ci porta poi a fare la tecnica in fluidità, perché chiaramente una volta che la faremo, l'avremo interiorizzata, sarà una tecnica molto veloce e quindi questi step saranno meno netti di come adesso te li ho descritti. Con la pratica sarai molto veloce a portare il fendente e questi step saranno un tutt'uno, un unico, come quello che stai vedendo adesso. Perché non iniziamo subito a fare il movimento fluido? Perché segmentando il movimento siamo in grado di capire bene qual è la dinamica di ogni momento. Il rischio di fare tutto insieme è che si porti un fendente sporco. Il fendente sporco non solo è pericoloso per il nostro avversario, ma è anche e soprattutto poco efficace o meno efficace di un fendente fatto bene. Quindi partire piano, lento e fluido per arrivare poi fluido e veloce con la pratica e l'impegno.